Quando si parla di Ducati, inutile nasconderlo, si accendono gli animi. Parlando di Panigale V4 poi la battaglia si infiamma ancora di più. Un motore mostruoso, una ciclistica agile come nessuna, freni super e controlli elettronici super raffinati. Tutto questo, oltre a un design ovviamente che ha vinto un sacco di premi, è bastato la Panigale V4 per essere una delle super sportive più vendute degli ultimi 2 anni. Il 25% delle super sportive sono Panigale. Numeri di questi tempi, credetemi, sono da capogiro per questo genere di moto. Ma tutto questo non è bastato per vincere le comparative, eventi in cui la Panigale è sempre arrivata molto in alto, ma quasi mai sul gradino più alto del podio. Come mai? Ve lo dico subito, la Panigale come la conosciamo oggi è una moto che va fortissimo, ma è anche una moto così raffinata, tecnica, rigida e unica nella guida che va conosciuta a fondo per esprimere interamente il suo mostruoso potenziale. Non è una moto di quelle che sali e vai forte, la devi capire e questo l'abbiamo ripetuto ogni volta che l'abbiamo guidata. Ecco, Ducati ha sviluppato la Panigale proprio per andare in direzione opposta a quello che è adesso. L'obiettivo? Mettere i 214 cavalli e i 124 Nm di coppia del motore V4 al servizio del pilota perché possa sfruttarli meglio e quindi andare più veloce, non per uno ma per molti giri. Per questo motivo il lavoro dei tecnici di Borgo Panigale ha toccato varie aree della moto, praticamente tutte, dall'elettronica, ovviamente lì non si smette mai di crescere, alla ciclistica, all'aerodinamica. E alla fine è cambiata un po' anche l'estetica, infatti non serve avere un occhio da falco per notare come la Panigale V4 2020 sia ora dotata della stessa carenatura che equipaggia la V4R. Ali comprese. La carena alata, in Ducati la chiamano Aero Package, è più larga, protettiva e aerodinamicamente più efficace, oltre a smaltire meglio il non poco calore prodotto dal V4 Ducati. Delle ali vi ho già parlato più volte, sono le stesse della Panigale più sportiva, capaci di caricare l'avantreno con 30 kg aggiuntive a 270 all'ora, ma sono 16 a 200 all'ora per esempio. Ma dalla R non arrivano solo le ali perché da quella moto arriva anche il telaio front frame che è più flessibile rispetto a quello montato fino ad oggi dalla Panigale V4 e V4S, 30% di flessibilità in più torsionale, dovrebbe migliorare il feedback nella fase di frenata e di piena piega. Cambiano anche i settaggi di ammortizzatore forcella che ora sono leggermente più morbidi e cambia anche il link del monoammortizzatore, la moto poi si alza di 5 mm. A proposito di elettronica sono cambiate le curve di risposta all'acceleratore delle mappe Race e Sport, quelle più utilizzate in pista. Tutto per rendere più gestibile la fenomenale potenza della V4 bolognese. Il target è, manco a dirlo, poter girare più velocemente ma anche e soprattutto arrivarci in modo più semplice. Intendiamoci. La V4 è una Ducati e resta pur sempre una Ducati, ma per certi versi vuole avvicinare ora quelle rivali che magari in termini assoluti non hanno le sue stesse prestazioni, ma hanno fatto della sfruttabilità e quindi dell'efficacia il loro punto di forza. E adesso proviamo a scendere in pista e capire se effettivamente ci sono riusciti. Che dire, sono appena sceso dalla Panigale V4 e devo dire che sono davvero piacevolmente colpito dal lavoro svolto dai tecnici bolognesi che non hanno cambiato il carattere della moto, non hanno cambiato l'anima, ma l'hanno resa più umana, meno burbera se vogliamo dire. Come detto, la moto non è stata stravolta nel layout che rimane praticamente uguale a quella precedente, ma l'evoluzione è stata decisamente corposa. Quando del resto inizia a cambiare telaio, altezze, setting, sospensioni, è chiaro che la moto cambia carattere, no? Non è cambiato purtroppo, mi viene da dire, il serbatoio che resta ancora molto compatto e non offre molti punti di ancoraggio in frenata. E non è cambiato nemmeno il carattere del motore V4 che però ora è meglio sfruttabile sotto ogni punto di vista, soprattutto nella prima complicata fase di accelerazione quando vai a riprendere in mano il gas fuori dalle curve. Intendiamoci, la Panigale resta sempre un mondo a parte, non potrà mai diventare una Yamaha, una BMW e neppure una Honda. Certe caratteristiche intrinseche del progetto V4 non variano e ne lasciano intatte le qualità. È una moto che ti consente di sfruttare meglio il suo prodigioso potenziale, anche se non sei un pilota. La più agile, la meglio frenata di tutte. Queste caratteristiche sono note, sono emerse in ogni comparativa e riemergono anche questa volta, in Bahrain. Con una differenza, la V4 ha smussato gli spigoli perché è sempre agile ma meno imprecisa, sempre furibonda in accelerazione, ma meglio gestita da un gas che, se non ha ancora raggiunto la perfezione di risposta di alcune concorrenti, ha però fatto davvero un enorme passo avanti e le ha avvicinate tantissimo.
L'arrivo delle ali e gli interventi ricevuti dalla ciclistica sono andati nella giusta direzione, secondo me. La V4 lascia probabilmente per strada qualche punto percentuale nella velocità dei cambi di direzione o nella rapidità nell'eseguire qualche manovra, ingresso in curva, ma in questo era talmente avanti rispetto alle altre da potersi permettere addirittura di fare un piccolo passo indietro, anche perché adesso il bello arriva nella precisione, nel fatto che senti molto l'avantreno, nel fatto che la delicata fase staccata ingresso curva si svolge con maggiore armonia e giro dopo giro la piacevole sensazione di poter mettere la moto esattamente dove vuoi, il che ti invoglia a spingere sempre di più. Non è arrivata la V4 ancora alla capacità innata che ha qualche rivale di chiudere la curva a freni rilasciati e gas in mano. Sulla Ducati resta ancora un pizzico di sottosterzo, ma i passi avanti sono a mio parere evidenti, aiutati anche dalle ali che le hanno fatto perdere un po' di velocità nei cambi di direzione ad alta velocità, ma piantano l'avantreno sull'asfalto regalandoti davvero un senso di sicurezza maggiore. In poche parole ci si sente la moto molto più in mano, perché anche quando c'è una perturbazione, per esempio sali su un cordolo o una buca, la V4 la smorza subito, torna subito nei ranghi, il che ti consente o di chiudere meno il gas o di non chiuderlo per niente. E questo, per quello che mi riguarda, si traduce in tanta voglia di guidare e di provare a spingere giro dopo giro per provare a migliorare. Invece prima con la V4 arrivavi lì a un ottimo livello, ma non riuscivi mai ad andare oltre, eri sempre un po' in balia della moto. E il motore? Beh, il V4 è ancora lui. L'unico aggettivo che mi viene in mente è burrascoso, ma alla fine anche il V4 partecipa al miglioramento globale della moto, questo grazie soprattutto alle nuove logiche di apertura delle farfalle, che rendono più omogenea la gestione del gas, soprattutto a moto inclinata. È un mix di mappature motore e controlli che rende più morbida la gestione dell'acceleratore e quindi alla fine ti consente di guidare sempre meglio e di non essere stanco neanche a fine giornata. Insomma, dopo averla guidata sono davvero curioso di vedere come si comporterà quella che io chiamo Panigale V4 2.0 nelle comparative prossime avventure del 2020, perché le premesse che ho potuto assaggiare qui in Bahrain sono secondo me davvero molto interessanti, ci sarà da divertirsi. Tra le altre cose, ora aggiungo che, serbatoio a parte, la nuova Panigale è anche più comoda di prima. La carena più larga della V4R svolge un grande lavoro per proteggere il pilota, che si trova meno esposto e quindi si stanca meno e quindi alla fine guida meglio. E questo è un altro punto a favore nella nuova versione rispetto alla precedente.